Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al Maladaptive Daydreaming. Ho notato che le persone che arrivano nella nostra associazione o nelle nostre community attraversano delle fasi. La prima è quella della scoperta. Finalmente ho trovato la risposta alle mie domande, adesso il mio dramma ha un nome. Dopo questa prima rivelazione c'è una seconda fase, quella delle domande. Come si fa a guarire? Che relazione c'è tra questo problema ed altri disturbi psicologici? E così via. Poi c'è tutta quella fase utilissima di confronto. Si parla con gli altri, ci si scambiano le esperienze e ci si sente per la prima volta delle persone normali. Ma dopo cosa succede? E qui diventa pericoloso. Vediamo dove sta il pericolo. Maladaptive Daydreaming di fatto è un'etichetta e come tutte le etichette è una lama a doppio taglio. Scoprire di essere Maladaptive Daydreamers ci fa sentire normali, ci fa sentire che ci sono altri come noi. Sono una persona normale con un problema. Ma dall'altro lato, questa etichetta rischia di diventare qualcosa in cui stiamo molto comodi. È vero che non è colpa vostra se avete un problema psicologico, ma colpa e responsabilità sono due cose diverse. Se foste diabetici, per esempio, non sarebbe colpa vostra, ma sarebbe una vostra responsabilità non mangiare più cibi con gli zuccheri. Allo stesso modo, chi ha il Maladaptive Daydreaming non è colpevole di averlo, ma ha la responsabilità di prendere in mano la sua vita. E questo non è affatto facile. Vorremmo tanto che ci fosse una soluzione facile, un trucchetto che immediatamente ci facesse smettere di fantasticare e diventare persone super operative. Non è così, è molto più complesso. In teoria tutti vorrebbero guarire, tutti vorrebbero stare meglio, ma talvolta ci sono delle resistenze dentro di noi e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Che cosa ci impedisce di prendere davvero in mano il percorso di automiglioramento e di guarigione? Talvolta quello che potrebbe inconsapevolmente frenarci è che non vogliamo in fondo guarire. Sotto sotto potremmo non essere pronti a lasciare il Maladaptive Daydreaming, perché i problemi a loro modo ci portano dei piccoli vantaggi. È chiaro, si tratta di illusioni, ma se non ne diventiamo consapevoli ne saremmo schiavi. Che vantaggi possono darci i problemi? Per esempio quello di essere una zona di comfort, un'abitudine che non vogliamo interrompere. Possono essere delle scuse, quindi se la nostra vita è un disastro possiamo dare la colpa al Maladaptive Daydreaming. Un altro vantaggio inconsapevole e chiaramente sempre illusorio è quello di essere un po' speciali. Siccome sono una persona problematica, non sono come gli altri, pertanto sono speciale. Ripeto, sono illusioni, non è veramente così. Ma se non ci rendiamo conto che da qualche parte dentro di noi alberga questa convinzione, faremo molta fatica a distaccarci da quel problema. Per chi soffre profondamente di Maladaptive Daydreaming, non c'è un trucchetto, una regola semplice. La strada da percorrere è lunga e difficile. Ma rimandarla a domani non la renderà più corta. Prendete oggi la responsabilità della vostra vita. Fatevi aiutare, andate in terapia, partecipate alle attività dell'associazione, confrontatevi con gli altri, leggete libri di crescita personale, tutto quello che vi può aiutare. Il cambiamento parte da oggi e ci sarà un giorno in cui vi sveglierete e vi guarderete indietro pensando: da quanto è che non fantastico? È passato così tanto tempo e non ve ne sarete nemmeno accorti. E sarà il giorno in cui vi sarete accorti di esservi liberati dalla dipendenza. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima volta. Sbarazzatevi dei sogni e vivete.